In questo video vi mostrerò come applicare alcuni effetti di cui abbiamo parlato in una lezione precedente. Iniziamo subito a fare l'effetto bagnato su bagnato e lo combinerò poi con un altro effetto, una volta un pochino asciugato il foglio, con un effetto nuovamente di bagnato ma su asciutto, su leggermente bagnato. Come si fa? Ho bagnato innanzitutto prima il foglio abbondantemente e su questo foglio abbondantemente bagnato vado a mettere a stendere dei colori che combino prima sulla tavolozza e poi dopo vado a applicarli qui come abbiamo visto, lavorando proprio bagnato su bagnato. Vado a intervenire con il colore, nella parte di sopra metterò sempre un colore più intenso e lascerò pattinare appunto il mio colore fino a ottenere effetti più delicati venendo in basso. A questo punto intervengo nuovamente sempre con un colore molto più intenso e posso decidere in alcuni punti anche di rimuovere il colore prendendo per esempio un cotton fioc oppure prendendo un tamponando con una spugnetta. E posso addirittura fare delle colature. Prendo questo foglio sotto, metto questo e faccio colare il foglio. In dei punti posso tamponare, in dei punti posso proprio rimuovere e tamponare. In altri poi faccio scivolare giù il colore piano piano. Mentre aspetto che questo mi si asciughi, io vado ora a fare quest'altro effetto qua, intervenendo sempre bagnato su bagnato. Combinando vi faccio vedere anche più tecniche. Per esempio, io potrei prendere, ho disegnato la sagoma di un gatto, posso decidere di farlo sul grigio, quindi bagno e mi preparo intanto il colore nella vaschetta e vado inizialmente a bagnare la sagoma. La bagno dove è il profilo, diciamo, più o meno del gatto, intensificando più questa parte e lasciando le parti intorno asciutte. Solo in un secondo momento andrò per esempio a intensificare. Più voglio fare il mio gatto col pelo soffice e più dovrò intensificare in questi punti, asciugare, far asciugare meglio e andare leggero leggero nelle vicinanze. Per ora io ho solo fatto questo e vado ora con il colore più intenso. Vedrete come il colore pattinerà e arriverà solo fin dove io ho messo l'acqua.
Vedete, il colore sta pattinando solo fin dove sono arrivata. Vado ad asciugare. Un pennellino molto più fine, a fresco, posso andare a fresco. Un gattino. A questo punto posso andare anche a lavorare il terreno, per esempio, e ora qui a fresco io lavorerò intanto sulle montagne e su gli alberi qua. Il colore è ancora un po' più asciutto, ma non del tutto. Inizia a creare un po' un effetto di profondità. Più il colore è asciutto e più riesco a definire. Allora a questo punto io posso poi intervenire anche con un pennello di questi a ventaglio e posso iniziare a fare
fino ad arrivare a un primo piano sempre più intenso e scuro. Vedete come io vado a toccare il gattino? Questo pennello può essere usato anche per fare l'erba.